Buongiorno, sono Gaetano Orlando, responsabile commerciale estero di Sciam Italia e in sinergia con la direzione mi occupo dello sviluppo globale dell'azienda. Prendendo spunto da una frase di un noto giornalista, sono convinto che mai come oggi, pur vivendo in contesti sempre più dilatati ed iperconnessi, per diventare internazionali non dobbiamo mai abbandonare le nostre radici, anzi, dobbiamo appartenere fortemente ad un territorio e rappresentarne le qualità. Ed è proprio qui, presso lo stabilimento di Cermenate, a pochi passi da Como, nel cuore del distretto industriale del mobile più rinomato al mondo, che produciamo con cura da oltre 55 anni cerniere invisibili per mobili, tavoli e serramenti. Tutto è rigorosamente made in Italy, condizione sine qua non ed apprezzata da tutti i nostri clienti in oltre 50 paesi del mondo. In ottica globale, Sciam, già punto di riferimento per design, qualità e durabilità di prodotto, ha deciso di diventare un fornitore affidabile e certificato anche per i nostri clienti che costruiscono o specificano porte e tagliafuoco in legno. Con questo obiettivo, in sinergia con le menti sapienti della Chemolly Fire, abbiamo accuratamente selezionato, migliorato ed infine testato il nostro modello top di gamma 1131S e l'ultima nata 1430, secondo la normativa EN 1634/1 su porte tagliafuoco in legno. Il mio nome è Eros Chemolly, sono il titolare di Chemolly Fire. In Chemolly Fire progettiamo, disegniamo, realizziamo e testiamo prodotti che contrastino un incendio normalizzato che viene riprodotto con questa fornace che vedete qui dietro. Questo lo facciamo per produttori, i nostri clienti, di porte resistenti al fuoco, fonoisolanti e anche produttori di accessori. Il tutto possiamo anche farlo per altri tipi di produttori, sempre collegati a prodotti life saving, tipo pannelli, partizioni, armadi di sicurezza. Building product performance isn't just about how it holds up in the laboratory, it's how it holds up in real weather conditions. Erratic weather patterns are increasingly creating difficult environmental situations, requiring more of building products. With building design today, the exterior envelope is a really exciting and innovative part of the design. The building envelope must be able to perform to protect against a myriad of weather conditions. We're combining UL's traditional fire safety testing that we've been doing for over a century with indoor air quality, life cycle assessment, and now performance testing with a team of experts with decades of experience. We offer the widest range of services to our clients, from performance testing, from science-based analytics of materials they use, all the way down to and including environmental concerns and meeting environmental requirements. As the demand for high performance and energy efficient buildings increase, designers, building enclosure consultants, and manufacturers are continuously innovating new products, systems, and structures. When a client brings a building product to us for testing and certification, they know that they are bringing their product to a place with 120 years of expertise and experience in testing building products. Because we're the authority in the building materials space, and because we write those standards that our clients' products have to adhere to, mainly building officials around the world really welcome UL and know that when that UL certification mark is on the product, that represents great products, great testing,
and the right product for their particular concern. Hello, I am Albert Ger. I am in charge of fire, acoustic and industrial products in Applus. Applus is a global company. Applus works around the world. Nowadays, Applus have 19,000 people, the staff, and the revenues are around 1.7 thousand millions. Applus have 4 divisions. One of them is Applus Laboratories, the other is IDIADA division, is for automotive industry. The other is automotive division, is more for inspection, and the biggest one is energy and industrial division. In Applus division, there are one part is from construction, and this part there are other small part is from a fire lab. The fire lab is to have 2 parts. One is reaction to fire, other resistance to fire, and we cover for different sectors like nuclear sector, construction, aerospace, naval sector, is IMO, petrochemical sector, oil and gas. The fire lab has an area of 2,000 square meters with different devices, different furnaces. We have 5 furnaces. 2 furnaces is a vertical furnace 3 by 3 meters to test in a vertical elements, and we have 2 horizontal furnaces to test in horizontal elements, and we have the other one, the small one, for investigation that development products is possible test at the same time, vertical and horizontal test. The staff from the fire lab is around 15 employers. We can test from all the sectors like naval, construction, aerospace, nuclear, so all the fire sectors. And we can test from all type of products like ducts, doors, paints, walls, roofs, fans. So all type of products that need a fire certification. Abbiamo pensato un setup di prova che andasse a cogliere una serie di obiettivi. Prima di tutto il listing secondo UL 10B, che è lo standard per le prove senza la pressione applicata, poi l'UL 10C, che è quello con la pressione applicata, I campioni vengono ora allestiti per quanto riguarda le prove combinate UL10B, UL10C ed EN1634 parte 1. L'allestimento comprende dei sensori di deformazione che rileveranno le deformazioni che intervengono durante tutta la prova e delle termocoppie per la misura della differenza di temperatura rispetto all'ambiente dall'inizio della prova.
Le termocoppie EN sono nella configurazione con procedimento aggiuntivo, quindi sono presenti anche quelle a 25 mm dal bordo. La prova viene effettuata in worst case con le ante che aprono verso la fornace. Vengono aggiunte le termocoppie UL che sono di tipo informativo, quindi non c'è un limite, mentre invece per quelle N il limite c'è. Dal punto di vista del setup del forno, la curva ISO 834 è la stessa per i 3 standard. Invece dal punto di vista della pressione, diciamo che comanderà la EN 1634 parte 1, in quanto è quella più diciamo incidente rispetto a tutti agli altri 2 standard, perché in UL10B la pressione non c'è, in UL10C la pressione c'è. Dale, dale, no estás ni a un bar. Más.